Quello che stai per vedere è estremo. È pericoloso, spesso è illegale. Ed è il mondo di uno dei gruppi più chiusi e difficili da raggiungere del Regno Unito. La prima volta che ho provato ad entrarci, ho fallito. Oggi ci riprovo. Se non esce la location per qualche motivo, tento la sorte e mi dirigo là. Dovrebbe stare a una mezz'oretta da qua. Speriamo bene, dai. Avevo seguito le tracce per settimane. Messaggi criptati, orari vaghi, location che cambiavano all'ultimo minuto. E quando sembrava che ce l'avessi fatta, è bastato pochissimo per far saltare tutto. Un'auto ha corso troppo, la polizia l'ha fermata e io ho perso la traccia di tutti. 2 mesi di lavoro, finito lì. Pensavo fosse finita e invece poco più di un mese dopo arriva un nuovo messaggio, un altro evento, un'altra possibilità. Questa volta non aspetto, prenoto un hotel e parto subito. Destinazione Brighton. Ragazzi, eccoci arrivati a Brighton. Questa sera si terrà l'incontro qui. Siamo a distanza più o meno di un paio di orette, quindi ci facciamo un giro per Brighton e poi andiamo in un hotel che sta vicino al parcheggio dove abbiamo l'incontro con il meeting. Brighton è il mare dei londinesi, un po' come Tarquinia per i ternani o Montalto per gli ortani. Un posto tranquillo dove rilassarsi, almeno di giorno. Sinceramente parlando, tento quasi a credere che in una cittadina così piccola, di mare, così tranquilla, ci sia questo incontro stasera. È quasi surreale. Parcheggio l'auto, lascio tutto in hotel, mi preparo e aspetto. Ok ragazzi, è uscita la location. Andiamo, si parte. Pronti? Zaino, materiale, abbiamo tutto. Let's go man. Andiamo? Funziona così. Ti danno un primo punto di ritrovo, una città e nient'altro. Poi arriva un codice d'avviamento postale, che sarebbe il primo incontro. E solo se sei dentro, se qualcuno decide di fidarsi, la prossima location non viene scritta, te la dicono a voce. La vedo dura anche questa volta. Allora, già da qua sento una puzza di gomme incredibile. Quindi secondo me già qualcosa hanno iniziato. Andiamo prima che si guasta il tutto. Dai, io penso che sia proprio qua. È pieno di gente. Non penso che mi riuscite a sentire. Raga, sembra di sta a Baghdad, sembra di sta in un campo di guerra, è devastante. Qui non è solo rumore, è ossessione, ore, notti, stipendi interi spesi su un motore, non per farsi vedere, ma per sentire anche solo per un attimo che tutto il resto sparisce. Ed è questo il punto. In questo mondo non conta cosa guidi, conta quanto sei disposto a spingerti oltre, anche quando sai che non ha senso, ed è proprio lì. Turbine sovradimensionate, motori forgiati, setup estremi. Qui nessuno cerca il compromesso.
A volte l'auto da 100.000 euro non è proprio indispensabile qui. Basta la follia giusta. E questo è il punto, anche una micra qui diventa un manifesto. Quella micra crea il panico, saranno tipo mezz'ora che crea il panico. Una micra. Hi guys. Il tempo inizia a stringere, qui nessuno resta troppo a lungo. Bisogna essere invitati da qualcuno di questi che hanno queste macchine folli, perché probabilmente più tardi si sposteranno in un'altra location e sarà ancora più scatenata la situazione. Mamma mia che roba! Proviamo a domandare in giro, anche se non credo sia la strategia migliore. Brava! Do you know what happened after this? It's gonna be another meeting. Shit, no way. I don't know, I'm asking. Nessuno parla, non per cattiveria, ma per sopravvivenza. C'è un'omertà che non finisce più, qua nessuno te vuole di niente e vediamo. E come sempre, quando il rumore sale troppo, qualcuno arriva a spegnerlo. Nel frattempo qualcuno nota il microfono, capisce subito che sto documentando. Mi dice che qui dentro non hanno problemi con le telecamere e se voglio posso andare dove pochi arrivano davvero. Ma mi avverte, la prossima tappa è diversa. Lì non è più solo rumore. Allora ho trovato un ragazzo che mi ha dato qualche dritta e però non vuole apparire in video. Vediamo se riesco a convincerlo dopo, comunque sia, ma almeno per adesso abbiamo risolto una cosa. C'ho la seconda location, me la fa sapere tra 5 minuti ha detto, quindi vediamo un attimino, anche perché dopo che è passata la polizia vedo che un po' si sta svuotando qua, quindi probabilmente chi già conosce la prossima location già è partito e sono rimasto io qua e poche persone e niente, aspetto un attimino, gli vado dietro e aspetto che mi dà la prossima location. Per la prima volta non stiamo inseguendo voci. Questi eventi non funzionano come immagini, non c'è un posto fisso, non c'è un orario preciso. Esistono solo se continui a muoverti, se ti fermi sei fuori. Andiamo. Allora, livello. Devo fare in fretta e parcheggiare lontano. E non appena arrivo, seguo il rumore e mi dirigo verso la folla. Ma neanche faccio in tempo a arrivare che esplode una gomma. E comunque qui l'umorismo non lo perdono mai, neanche quando va tutto storto. E come sempre non passa molto. La polizia è qui. Ancora non siamo neanche entrati davvero e già sappiamo che dobbiamo muoverci. Ripartono via tutti quanti. Si sta svuotando. E ho riparlato con il tizio da poco. Rilasceranno un'altra location, una nuova location. E speriamo che la prossima location ci fanno vedere qualcosa. E soprattutto voglio fare qualche domanda
ai partecipanti, voglio parlare con loro, voglio un attimino che mi raccontano un attimino di che si tratta questo mondo, lo voglio capire un pochettino più a fondo, perché so che ci stanno tante situazioni, come per esempio avevano organizzato sia qua a Birmingham, a Manchester se non erro, dei luoghi dove praticamente i petrol head, quindi gli appassionati di motori, potevano andare lì e divertirsi e fare quello che cavolo gli pare, e li hanno chiusi praticamente, e quindi praticamente chi non si può permettere di andare in pista organizza queste cose e viene qua e si diverte. Questa volta so dove andare. Qui non parcheggi vicino. Qui lasci l'auto lontano e vai a piedi. Ancora prima di vedere qualcosa, lo senti da lontano. Man mano che mi avvicino, il rumore aumenta e la folla pure. E capisci subito una cosa: qui nessuno è spettatore. Qui non è caos, è un punto di ritrovo, auto, moto, persone, tutti diversi, tutti lì per lo stesso motivo. Da fuori sembra follia, da dentro è appartenenza. E in quel momento capisci perché, nonostante tutto, questo mondo continua a esistere. Non nasce dal caos, nasce da una mancanza. Una volta c'erano luoghi chiusi, spazi controllati, piste, aree dedicate, posti dove sfogarsi senza mettere nessuno in pericolo. Oggi quei posti mi dicono che non ci sono più. E quando togli uno spazio, quello spazio si ricrea altrove. A volte basta una persona poco lucida, una scelta sbagliata e un attimo. Ma nonostante tutto, questo mondo nasce da qualcosa di reale, dalla passione, dal bisogno di appartenere, dal voler sentire di far parte di qualcosa. Qui c'è passione vera, ossessione, gente che vive per queste notti. Ma c'è anche il rischio, perché non tutti sono pronti, non tutti capiscono dove fermarsi. Ed è questo il paradosso: più cerchi di spegnere tutto, più la fiamma si sposta. Questi raduni non sono solo illegalità, sono il sintomo di qualcosa che manca. Ma ogni scelta ha un prezzo e sta per presentarsi.
Cioè ragazzi, praticamente bloccano l'accesso alla polizia. In quel momento capisci che non è più solo passione, è equilibrio e basta poco per romperlo. Wow ragazzi, che serata, che serata. Ragazzi, se il video se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, perché questa storia non finisce qua, ancora voglio capirne di più su questa storia, voglio parlare con gli organizzatori e di conseguenza ci vediamo nel prossimo video. Peace! Everything inside